Mica male il posto, no? Buongiorno, Buongiorno tribù. Siamo a San Leo. Quello che avete visto lì con questi strapiombi lì è paesino di San Leo, scoperto un po' così per caso. Notte tranquilla, super tranquilla in questo posto. È arrivata un'altra macchina a dormire qua, però per il resto. Sì, però su sta strada non passa nessuno, c'è una stradina lì vicino, però porta alla chiesa e a un agriturismo. Non ci sono case vicino, quindi traffico zero. Sembra una giornata bella, speriamo che duri, perché sapete sempre che in questi giorni al pomeriggio Poi sì. si annuvola tutto, poi alla fine non arriva niente. Sì, fa 4 gocce, però rompe le scatole, diciamo. Sono episodi di paesini, perché siamo in una zona dove ci sono tanti paesini e, come abbiamo già detto nell'episodio precedente, in montagna non ci possiamo andare perché lì sì che danno forti temporali. Quindi stiamo cercando di scegliere paesini un po' più famosi, ma sapete che a noi ci piacciono anche un po' quelli fuori dalle, diciamo, dalle gite turistiche. sì, un po' più borghetto, piccolino. Questo qua sicuramente È un piccolino. borghetto piccolo. Quindi ce l'andiamo a vedere. Ma sta piave e tanta roba, Sembra di entrare in un mini castello. Un castello, tutta scolpita in pietra, questa pietra tra calcarea e arenaria che è tipica della zona. E però nasconde un segreto. Tanto la cripta quanto abbiamo qua alle nostre spalle il sacello. Si chiama il sacello di San Leone. E chi è sto leone? Ieri vi ho raccontato, quando siamo stati a San Marino, che è stata fondata da un certo Marino, un predicatore scappato dalla Dalmazia perché perseguitato, ma ho scoperto che il Siur Marino non è mica arrivato solo qua, è arrivato con il Siur Leone. Con l'intento di diffondere la religione cristiana, si sono addentrati nel territorio. Uno, Marino, è andato sul Monte Titano e ha fondato la sua corrente di pensiero, la sua Sea Boy. Sì, Cosa adesso c'è? andiamo a vedere. Un minuto, facci finire sto paragrafo. Sul Monte Titano, e invece il Siur Leone è arrivato qua, sul Monte Feliciano. Tutte e due tagliapietre, e si dice appunto che la cripta e il sacello fossero stati scolpiti dal Siur Leone a mano, a colpi. E sacello, anche sacello, tanta roba. Andiamo a vederlo. A colpi, tic tac, ce ne metti di tempo, Tam, che ho acceso la luce. È qua sulla sinistra. Poi non so se ci arrivi perché è un po' in alto, Non dico niente perché dovrei mettere un pip. Simpatia, portami via, la lasciamo così, Entriamo a vederla. Sono questi i borghi che mi piacciono, che ci piacciono. Turisti, pochi turisti, 4 persone, si possono fare le foto in tranquillità, goderti il borgo. Tam? Sì, tanta roba, Cosa devi fare, Tam? Una panoramica, fai la panoramica della mia faccia. Fai la panoramica della mia faccia. Questa fortezza, questa imponente, è vero, Tam? Ha subito varie trasformazioni nei tempi. Questa, ricordate che è una terra
sempre che è stata contesa inizialmente tra Goti e Bizantini, poi durante il periodo medievale, vista la posizione, come in tutti questi voli che stiamo vedendo, è una posizione super strategica. Anzi, la roccaforte di San Leo è considerata la più inespugnabile d'Italia. Poi, durante la conquista della zona dello Stato Pontificio, questa fortezza è stata adibita a carcere. Infatti, non so se potete vederlo, però infatti tutte le finestre sono state chiuse con delle inferriate. E ho scoperto anche un'altra cosa, che appunto il restyling della carcere è stato commissionato sempre dal Papa, da quel famoso architetto, il Ballagier. Vi ricordate? Quello che ha costruito il santuario di Fra Sassi. E addirittura, sai chi è passato di qua, Tam? Chi è che è passato di qua? Dimmelo, Il dimmelo. Surdante. Surdante menziona la roccaforte di San Leo e la descrive nel canto sesto del Purgatorio come una salita ripidissima. Magari era questo il Purgatorio di Dante, no? Che ne sappiamo? Boh. No, vai. Aspettiamo, mamma. Andiamo. Pier, anche meno oggi, eh? Ti sei svegliato palla in simpatia? E puoi scivolare. I sandaletti. Non sto scendendo come dici tu, sto scendendo normale. Lì dite qualcosa, per favore, diteli qualcosa. Eh? E che? E che? Sempre che prendi in giro. Io? È il contrario, sempre tu prendi in giro me. Vabbè. Sempre c'è un bel vedere e quindi c'è un pim pum pam, no? Siete pronti? Pim pum pam! Dove andiamo? Cosa facciamo? Perché lo facciamo? Secondo voi dove andiamo? Cosa facciamo? Dove vuole andare la Tom? Un po' di sole al fiume. Quanta paciencia, quanta paciencia. Mucha, demasiada. Sì, io ho pazienza, Mannaggia la pupazza. Siamo arrivati al fiume e oggi per pranzo siamo passati da un fornaio e ci siamo presi il panino con la porchetta e le cipolle che secondo me sono caramellizzate. Buon appetito! Puntuale come un orologio svizzero. Alle 3. Lasciamo il fiume che è meglio, va? Che è più siamo sicuro. proprio sul letto. Siamo proprio sul letto del fiume e lo vedevamo arrivare. E alla fine secondo me sì che oggi arriva, perché è nero. No, oggi è proprio nero come un porcello. Guardate come... È bianco, ho paura che c'è grandine, quindi mi sono messo lì sotto e aspettiamo un attimo. Grandinata, almeno una grandinata, adesso sta piovendo e non è più così bianco come prima. No. Però era diventato veramente tutto bianco e onde evitare. Quindi ci facciamo, visto che è iniziato a piovere, ci faremo un po' di chilometri. Prima di lasciare la zona, ovviamente, entriamo giusto un attimino a San Marino a fare benzina. Lo riempiamo.
riempiamo il deposito. 1,43 te la vuoi far scappare? No, perché sei qua approfitto. Siamo venuti un momento qui al Troni a vedere delle cose a San Marino e la macchina e il furgone non si accende più. Mannaggia la pazza, mannaggia la pupazza. Ah, si è riaccesa? Si è riaccesa? Sì. Che cos'è? Ma che cazzo ne so? Devo mettere un pip. Non so, è come... Ma ogni tanto lo fa, eh? Ma poi a staccare il morsetto, è come se il morsetto non facesse ben contatto. Forse devo pulirlo un po'. Dai una sgrattata, magari non fa più contatto ogni tanto. Adesso l'ho riaperto, l'ho richiuso. Vediamo se parte, sì. No. Mannaggia, mannaggia. Al momento non si riaccende. Pier ha staccato la batteria e calcolate che è sabato, alle 5. Molto bene, molto bene. Beh, è ripartita. Non lo so, ogni volta che sentivo quel clac, poi è come se sentivo il relè lì scattare, non lo so. Ho pensato, c'ho un router da caricare con la batteria dei servizi dietro. Per un'altra batteria. Per un'altra batteria in teoria non dovrebbe essere collegata con quella del motore. In teoria. E se no? Sai quante volte saremmo rimasti anche di notte? Saremmo rimasti, non si accenderebbe, farebbe lo stesso scherzo. Quindi stacca. Sai a chi? Non lo so, è stata una casualità di togliere il router e poi dare la chiave ancora ed è ripartita. E senza problemi, non è che fai tentenna, dici, beh, C'è qualcosa che non va. c'è qualcosa che non va. Farò un Chiameremo po' di chiamate. il nostro meccanico di fiducia, tranquilli. E prima o poi dovevamo tornare in pianura, che avevamo tanta scelta, Ah sì, si vedono ancora le colline. Sì, là in fondo. Siamo nella zona di Ravenna. Sì, ma abbiamo appena passato Cesenati. Come da Cesenati? Dammi la Maria. No, io di festa già ho dato negli anni, Sì. Adesso di festa non ne ho più voglia. Facciamo ancora un pezzettino. Sembra che abbiamo trovato uno spot. Niente di che, però è un'area gratuita. Sì, è una Quindi cosa. spezziamo un po' il viaggio. Che sia da un supermercato, da una spiaggia, il Da una tramonto, pianura. da una pianura, da una montagna, il tramonto ha sempre il suo fascino. Ma guardate che colori! In quel temporale. Stesso problema. Abbiamo parcheggiato e non riusciamo più a tirare su il finestrino. Adesso già ce l'aveva fatto 2 anni fa perché si è rallentato Il morsetto. il morsetto. Adesso Pia sta provando a ripararla. Speriamo bene. Vediamo cosa fare perché così. Che giornata. Come finire la giornata in bellezza. Almeno hai un lampione però. Sì, si sono appena accesi. Si è riaccesa. Però, e siamo riusciti a tirare sul finestrino. Però adesso io ho paura di spegnerla. Cosa faccio, Pier? La spengo o no? La spengo o no? Ma solo un po'. Io lo sapevo che era così. Però qua. Ma quindi era il morsetto? Che ne so, l'ho allentato, scherzo, l'ho ristretto bene e dopo è andata, no? Sali in macchina, sali in Non si macchina. può stare. Che ti mangiano le zanzare. Mannaggia tu. Come concludere bene la giornata?
Secondo me è quello il nostro problema. Adesso Pier l'ha stretto. Ma 2 anni fa ci è successa la stessa cosa. Se Sì. fosse la batteria, No, non parte più, cioè no, poi parte bene, non è la batteria. È un contatto, un falso contatto, qualcosa. Domani con la luce, o dopo, adesso, quando c'ho tempo bene con la luce, lo stacco proprio del tutto e come ho fatto con l'altro, con la spazzetta di ferro, pulisco magari un po', c'è un po' di quell'acido che... apro una piccola parentesi e la chiudo. Polemica piccolina. È vero che noi facciamo tanti sterrati, quello è vero, ci può stare, però non sono mai degli sterrati per staccare un morsetto. Adesso. Vabbè, le vibrazioni ci sono, però le buche che ci sono in Italia, cioè manco in Bosnia c'erano. In Bosnia le strade erano perfette. Chiudiamo parentesi. Però vabbè. Chiudo parentesi. Però è la verità, ragazzi, la verità, cioè ci sono di quelle strade con dei buchi che dici mannaggia la pupazza, Sì. È il posto credo più brutto che siamo stati in 8 anni, però vabbè, almeno c'è l'erbetta, i cani. Ma se lo vedi da un'altra prospettiva, ci sta, c'hai sul tuo prato, non ti devi girare da quella parte, quella parte non ti devi girare. Però va bene così per oggi. Vabbè. Stasera pasta con funghi, panna vegetale e prosciutto, perché si è fatta una certa, sono le 10:20 e non abbiamo ancora mangiato, per un dettaglio. Filmetto a letto. Ci vediamo domani, ciao. Un bacio. Buongiorno tribù. Stesso problema stamattina, non si me la sentivo, messo il contatto, sta accendendo tutte le luci, tutte le spie. Fai per la cena e tac! Un'altra volta. L'abbiamo riaccesa, vi mettiamo nel contesto. Credo che lo avete capito perché stavamo andando sempre più verso nord. Cioè abbiamo delle date da rispettare. Io devo rifare la patente. Deve fare la patente e poi ci sono altre pratiche burocratiche che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo anticipare il rientro a casa della suocera. Torniamo a casa della suocera 2 o 3 giorni prima. Vabbè, qua il tempo non era dei migliori. Stanotte ci siamo schivati un temporale giù sotto, ci hanno detto tutti, ci hanno chiamato tutto bene. Noi qui a Ravenna ci ha preso di striscio. Volevamo andare a Comacchio, però vista com'è la situazione del furgone tiriamo già a casa, perché già l'abbiamo avviato 3 volte e non vorrei che la quarta mi dice ciao. Lì abbiamo comunque l'altro, noi abbiamo 2 meccanici di fiducia, il meccanico di fiducia del paese, del casa di mia suocera, e dopo abbiamo un altro meccanico che è un nostro amico, quindi è meglio tornare, perché comunque domenica se rimaniamo a piedi, quindi non la spegniamo più. Poi sta arrivando la coda dell'uragano Erin, meglio non stare in giro, va. Questo parcheggio sarà bruttissimo, ma è un parcheggio super tranquillo. È tranquillissimo. Poi la gente qua, tutti sti camper li lasciano qua parcheggiati, qua è pieno di camper parcheggiati. Quindi dico che è sicuro, perché sennò la gente non lascerebbe qua incustoditi i camper. Quindi oggi il viaggio sarà verso casa e i cagnolini vedranno la nonna. E sapete che quando i cani vedono la nonna, niente ammatti. Ci mettiamo in viaggio. Andiamo. Vedete, tutti questi camper sono parcheggiati qua, ma non c'è nessuno. Ragazzi, semplice. Carico e scarico. Acqua, non c'è elettricità. Super tranquilla, come abbiamo già detto. E qua davanti c'è la fermata del bus. Essendo che siamo a 1,5 chilometri, 2 abbondanti, forse anche di più, dalla spiaggia, c'è il servizio bus navetta gratuito che vi porta alle spiagge. Tranquillo, basico, però funzionale. E adesso direzione San Bartolomeo City. Prima o poi anche noi dovevamo prendere l'autostrada, non è che avevamo scelta. È destino che non vedo il mare, è destino. Ci avevamo provato 2 volte, perché poi sembrava che c'erano delle spiagge, tra virgolette, libere, selvagge, in mezzo. Era un pezzettino, però ora essere un po' tranquilla. Però il problema anche se poi parcheggiare. Sì, il tempo
è quello che è successo. Quindi è destino che non vedevo il mare quest'estate. Vedi, è destino che sono arrivato in pianura poche ore e adesso ritorno sulle montagne. Con Heidi. Era da aspettarselo, Vabbè. Prima o poi dovevamo trovare il traffico, è normale. Speriamo che non rimaniamo fermi e è un traffico scorrevole. Mi dava un po' di traffico qua, 18 minuti mi dava, poi dovrebbe andare. Vediamo. Almeno è una giornata, non è caldissimo per i No, cani. almeno è nuvoloso. È nuvoloso. Cos'è? Te la stai tenendo, Tam? No, non ci arrivo all'autogrill, ve lo dico io che non ci arrivo. 13 chilometri, no. 13 sono tanti, Uff. Schiaccia l'acceleratore. Non posso, la faccio addosso. Tra l'altro non siamo ancora a Milano. Il viaggio della speranza. Mannaggia, sei andato. Pazza. Si è complicata la cosa strada facendo. Poi sempre lì verso Parma. Tra Parma e Piacenza è sempre stato un casino. Mamma mia, dai che ce la facciamo. Dai Tam, schiaccia l'acceleratore. Non posso. E queste piano mi puoi dire che non sono montagne? Adesso sono montagne, come ti piacciono a te, Stiamo passando sul lago di Como, non siamo entrati in Svizzera perché era troppo lunga. Ci abbiamo messo tipo 8 ore Eravamo in Calabria. per fare 400 km. Il Ma viaggio per una della volta che ho speranza. detto, per una volta che ho detto, guarda, sono a mezzogiorno e mezzo, arriviamo su per le 5 e mezza così, perfetto, no. Tranquilli, causa bisogni di voi. Ci arriveremo. Ragazzi, entrare in Valcavarnia e Pier gli nasce il chip piede pesante, non ce n'è. Cioè, abbiamo Cambia un furgone, modalità. si cambi modalità, ma abbiamo un furgone, non abbiamo una macchina da rally. Ma che ci aspetta la pizza? Ci aspetta la pizza, se no poi deve arrivare prima che sia fatta così non si raffredda. La madre che lo pariò, come si dice in spagnolo. Anche meno, Pier, anche meno. Lo so che la conosci a memoria, ma anche meno. Mi metto la felpetta perché fa freschetto. Perché fa freschetto. Dobbiamo parlare piano, perché c'è la suocera che dorme. E siamo in un letto vero. Dopo 8 ore per fare 400 chilometri. Wow, che viaggio della speranza, La pizza ce la siamo mangiata, era buonissima. Mamma mia. Che buona. Che la tua bianca era buona. Sì, con specchezzola. Tanta roba. E dopo tutto questo mi sa che crolliamo. Sì, e fa freschetto, Fa freschetto, guardate. Io c'ho già il lenzuolino. E c'ho già il naso freschetto. Che si sveglia la suocera. E dopo tutto questo viaggio, 2 giorni belli intensi, abbiamo scoperto che ci siamo schivati una tromba d'aria. Mamma mia. Non so come l'abbiamo schivato. Ci ha schivato.
miracolosamente. Noi eravamo a 10 minuti da Milano Marittima e a Milano ci hanno iniziato a chiamare stamattina, mezzo mondo, state bene? Noi sì, perché non è Sono arrivata. caduto alberi e tutto. Sono caduti alberi, macchine, schiacciate. Sì, che io mi sono resa conto che alle 4 del mattino è venuta giù, Sì, veniva giù bene però. però fortuna. Sì, sì. Sì, perché anche dove eravamo l'altro giorno a San Leo Lì sì ha che fatto disastri. Vedete che le nostre sensazioni di quando ce ne vogliamo andare funzionano. Sì, sì. Ascoltate sempre le vostre sensazioni. Detto tutto ciò, il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mi raccomando. Mettete un mi piace grande come una casa, lo condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Un bacio.